E se vi dicessi che il sistema sanitario più efficiente d'Europa è nato da un paradosso dell'occupazione tedesca, è stato salvato dai movimenti hippie e oggi è gestito da assicurazioni private che per legge non possono dirvi di no? Benvenuti di nuovo nei Paesi Bassi, un laboratorio dove il libero mercato è stato messo in catene per garantire a tutti un letto d'ospedale. Ma attenzione, non parleremo solo di Olanda, vi suggerisco di arrivare alla fine del video, anche in più volte dato l'argomento, perché per capire se questo modello è davvero il futuro o un incubo burocratico, lo metteremo a confronto con la bancarotta medica degli Stati Uniti, con le infinite liste d'attesa del Regno Unito e soprattutto con la crisi silenziosa del nostro sistema in Italia, ma anche coi successi inaspettati della Spagna. C'è poi un trucco da 385 euro che sta cambiando tutto e oggi scopriremo chi sta vincendo davvero la sfida per il diritto alla salute. Per comprendere il sistema sanitario olandese è essenziale rifarsi di nuovo al modello Polder. Il modello Polder nacque per l'ormai connaturata necessità del gestire il mare e col contributo di tutti, un tempo evitandolo, poi combattendolo, dopo convivendoci. Dal Medioevo il modello ha innestato nelle tradizioni olandesi il principio della concertazione, sia quando si decide che, come premesse di questa facoltà, quando serva il contributo di tutti e di ciascuno. In ambito sanitario, le prime casse mutua documentate risalgono al 1741, dunque antecedenti allo stato stesso dei Paesi Bassi per come lo conosciamo, che inizia invece con il Congresso di Vienna. Entro il 1902 il paese contava casse mutua nell'ordine delle numerose centinaia, create da attori diversi come sindacati e associazioni di medici che cercavano di offrire un'assistenza laica ai bisognosi, ponendosi come alternativa alla carità ecclesiastica o ai sussidi che lo Stato erogava per tramite delle cosiddette leggi sulla povertà. Il sistema delle mutue applicava criteri di ammissione talmente rigidi da rifiutare assistenza a malati cronici, ai disabili, agli anziani e alle donne incinte. Lo stato sociale attuale nasce in maniera a dir poco inaspettata. Pensiamo all'Olanda di metà Ottocento. Se avevi bisogno di cure potevi certamente ottenerle pagandotele, altrimenti niente cure, a meno che, da lavoratore, tu non avessi avuto fatalmente l'opportunità di far parte di una delle casse mutua. Le casse mutua aumentarono entro i primi anni del secolo breve, mentre il governo, retto da una classe politica integralmente liberale, si rifiutava di concepire qualunque tipo di intervento dello Stato in qualunque forma, fosse anche stata in soccorso dei cittadini più deboli. Col tempo si imparerà sostanzialmente a dividere le persone in meriti e bisogni e che aiutare i bisogni rende possibile, a parte di essi, di diventare a loro volta meriti, consentendo loro di unirsi a chi aiuta i bisogni e innescando circoli viziosi o virtuosi in base a cicli e eventi, onestà intellettuale e altre variabili. La neutralità nella prima guerra mondiale dell'Olanda non la mise al riparo da una crisi alimentare, ma naturalmente le risparmiò una guerra. La classe politica dei Paesi Bassi era generalmente riuscita a garantire un certo benessere soprattutto alle famiglie di chi in precedenza aveva intrapreso con successo, rendendosi forse per questo un po' tronfia da un eccesso di autocompiacimento che crollerà definitivamente grazie ai provo, agli happening e ai movimenti immaginativi, ma qui siamo già nel 66. Ciò che invece voglio dire sta per accadere proprio ora. Siamo alle porte della Seconda Guerra Mondiale. La classe politica stava talmente non capendo cosa sarebbe accaduto, contando addirittura che, essendo Olanda e Germania partner commerciali importantissimi, la Germania non avrebbe mai violato la neutralità olandese. Come sappiamo, in 5 giorni la Germania conquistò i Paesi Bassi e nonostante Rotterdam non fosse stata l'unica area bombardata del paese, è agevole supporre che l'entità della distruzione e l'importanza della città avessero accelerato la resa olandese. E fu così che, visto il rapporto economico tra i due paesi, ma anche una certa concorrenzialità delle fabbriche olandesi, le quali al contrario di quelle tedesche non avevano tra i costi le trattenute per la sanità, per questo il costo del lavoro olandese era inferiore a quello tedesco. Per farla breve, i tedeschi imposero un decreto dalla sera alla mattina, lo Ziekenfondsbesluit, per il quale, a proposito di salute pubblica nei Paesi Bassi, si sarebbe fatto ormai come da tempo si faceva in Germania. 4 milioni e mezzo di
olandesi con redditi normali si ritrovarono dalla sera alla mattina con assicurazione sanitaria obbligatoria pagata in parte dal datore di lavoro. L'aspetto affascinante del racconto è che gli olandesi, comprendendo quanto la norma fosse efficace, la mantennero fino al 66 e da quel punto la raffinarono in modo che per i 40 anni successivi con lo Ziekenfondswet venne deciso che se potevi permetterti un determinato livello di spesa dovevi acquistare, con le regole del mercato, un'assicurazione privata. Mentre se invece non potevi, eri obbligato a pagare una cifra irrisoria di partecipazione ad un economicissimo fondo pubblico, il quale si sarebbe preso in carico le cure necessarie. Ad oggi nel mondo esistono 4 modelli con cui organizzare la sanità. Il primo è il modello Beveridge, un economista britannico con un'idea tanto lineare e semplice quanto innovativa. La salute è un diritto di cittadinanza finanziato dalle tasse dirette e indirette riscosse dal fisco dello Stato, che poi eroga le cure. Lo Stato possiede gli ospedali, assume i medici e garantisce l'accesso al sistema a chiunque risieda nel paese. È il modello del Regno Unito, dell'Italia, della Spagna, della Finlandia, della Svezia, della Danimarca, dell'Islanda, del Canada, della Nuova Zelanda, del Portogallo e dell'Australia. Probabilmente la cosa più civile che abbiamo, e la dobbiamo soprattutto all'impegno di una politica democristiana nel 78, l'onorevole Tina Anselmi. Il secondo è il modello Bismarck, concepito in Germania nel 1883. Quando il cancelliere Otto von Bismarck istituì la prima assicurazione sanitaria obbligatoria al mondo per togliere consenso ai socialisti rampanti. Qui la salute si garantisce attraverso contributi versati da lavoratori e datori di lavoro in casse malattia no profit controllate dallo Stato. È il modello in Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Giappone e Corea del Sud. Terzo modello è quello Semashko, dal nome del primo commissario sovietico alla sanità. Lo Stato non finanzia, possiede, pianifica, eroga tutto. Medici e ospedali sono interamente statali, accesso gratuito e universale, ma con carenze strutturali significative. Sopravvive chiaramente in Russia, a Cuba e in molte delle ex repubbliche sovietiche. Il quarto modello è l'assenza di modelli, il famoso sistema out of pocket. Si paga quando ci si ammala e chi non può, pazienza, sta senza, non si cura. Secondo i dati dell'OMS e della Banca Mondiale, ogni anno circa 100 milioni di persone vengono spinte in povertà dalle spese mediche, mentre circa 1,4 miliardi sperimentano spese sanitarie catastrofiche, ovvero assorbono una fetta rilevante del reddito familiare, costringendo le famiglie a rinunciare ad altri beni primari. Parliamo soprattutto di Africa subsahariana, di Asia meridionale, Yemen, Afghanistan, Nigeria, insomma. Un caso a parte sono gli Stati Uniti, ovvero l'unico paese sviluppato senza una copertura universale e con 2 enormi conseguenze negative. O meglio, hanno Medicare per gli anziani, quelli che lo diventano, e Medicaid per i poveri, mentre tutti gli altri hanno assicurazioni private. Risultato? Costi sanitari più alti al mondo, il 18% del PIL nel 2024, con proiezioni che superano il 20% entro il 2033. Ma nonostante l'enorme spesa pubblica, hanno un'aspettativa di vita inferiore a molti paesi con sistema Beveridge. Che dire? Ma come funzionava la legge sui fondi malattia prima del 2006? Immaginiamolo come una prima e una seconda classe in treno o in aereo. Spendi di più e stai meglio, hai più servizi. Ma attenzione, la metafora del treno regge solo fino a un certo punto, perché nel treno i vagoni arrivano tutti alla stessa ora. Con l'aereo forse funziona meglio. Facciamo come se il Concorde, l'aereo supersonico, fosse ancora operativo. Chi paga il biglietto di un Concorde Parigi-New York guadagna ore di volo reale. Ecco, quello è un vantaggio concreto dello spendere di più. Se guadagnavi poco o uno stipendio nella media, venivi iscritto d'ufficio alla cassa sanitaria pubblica. La trattenuta era già calcolata in busta paga proporzionale al reddito, con in cambio tutto: medico di base, ospedale, cure, gratis. Un sistema solidale, pratico e ammirevole. Ma se guadagnavi sopra a una certa soglia o lavoravi in proprio, parliamo di circa il 35% degli olandesi, eri fuori e finivi in un sistema all'americana. Assicurazione sanitaria privata, mercato libero, nessuna regolazione statale ad attutirne la violenza economica intrinseca. E come può funzionare un'assicurazione privata e senza regole come unica possibilità?
fa quello che deve fare, vuole legittimamente guadagnare. Tra un ventenne sano e un cinquantenne con una patologia cronica, indovinate un po' chi paghi un premio più alto e più alto di quanto? Per questo chi era molto molto ricco avrebbe avuto solo benefici, ma chi fosse stato solo un pochino più ricco della media subiva stangate vere. Qui arriva un paradosso olandese. La cassa pubblica sulla carta garantiva le stesse cure per tutti, come nel treno in cui prima e seconda classe arrivano insieme. Tuttavia, col tempo, le assicurazioni private, per un banale incontro tra domanda e offerta senza qualcuno a dirigere il traffico, hanno iniziato a pagare meglio medici e ospedali a parità di cure erogate rispetto a quanto non facesse la cassa pubblica. E la cosa è così degenerata, portando ad avere i pazienti molto ricchi su un Concorde, trattati nella maniera migliore, senza code e ricoverati in stanze singole, mentre i pazienti della cassa sanitaria statale, il 65% dei cittadini, su un aereo di linea, lunghe liste di attesa anche per trattamenti importanti, oltre a ricoveri in camere stracolme. Il 1 gennaio del 2006 entra in vigore la Zorgverzekeringswet, che rappresenta, come spesso accade nei Paesi Bassi, uno dei più complessi laboratori di ingegneria politica e istituzionale. Il problema da superare, abbiamo detto, era l'ingiusta differenza tra le parti alla quale si era giunti evolvendo il modello bismarcchiano, giungendo così a un sistema che aveva diviso l'assistenza tra redditi medio-bassi, sostenuta come detto da un fondo statale per l'accesso al quale ciascuno pagava in base a quanto percepiva di stipendio, con trattenuta alla fonte, e dall'altra sponda i redditi che superavano la soglia, ovvero la somma percepita e che faceva scattare l'obbligo di entrare nel mercato delle assicurazioni sanitarie private, con l'ovvio depauperamento dei redditi al limite della soglia stessa. Insomma, per chi fosse stato un po' più ricco della media, ma non abbastanza ricco da non doversi porre il problema, sarebbe bastata una promozione di un 45enne col diabete a innescare l'incubo per cui si veniva cacciati dalla cassa pubblica entrando nella giungla delle assicurazioni private senza protezioni statali e con costi molto più alti dell'aumento di stipendio seguito alla promozione, la quale per questo diventava più che un bene una maledizione. Il nuovo paradigma è il cosiddetto gereguleerde marktwerking, ovvero il mercato di concorrenza regolata, una sorta di mercato privato però con regole severe imposte e garantite dallo Stato. L'impianto si fonda su 4 pilastri dipendenti l'uno dall'altro che, come le gambe di un tavolo, solo insieme possono garantire la tenuta e le funzionalità del sistema tutto. L'obbligo assicurativo universale: chiunque abbia più di 18 anni e viva nei Paesi Bassi deve, senza deroghe, iscriversi al sistema e stipulare un'assicurazione sanitaria base entro 4 mesi dall'ottenimento della residenza. Se non lo fai, lo Stato ti trova e ti assicura d'ufficio, facendoti in più pagare una multa molto alta, la quale aumenta ad ogni mese di assicurazione non stipulata. Poi c'è il cosiddetto obbligo di accettazione, ovvero le assicurazioni non possono respingere il cliente, né possono fare prezzi diversi sulla base dell'età o delle condizioni di salute. Un giovane atletico o un anziano malato cronico pagano la stessa identica cifra per il pacchetto base a parità di compagnia. Poi c'è il pacchetto di base standardizzato che comprende il medico di famiglia, l'assistenza ospedaliera e le medicine indispensabili. Come detto al punto 2, ogni assicurazione è obbligata senza deroghe a fornirlo a tutti. Il quarto pilastro è il cosiddetto fondo di perequazione del rischio. Siccome, conti alla mano, se un'assicurazione si ritrovasse in carico troppi malati gravi, certamente fallirebbe, lo Stato equilibra rimborsando le assicurazioni che si ritrovino i clienti più costosi da prendere in carico, cioè quelli messi peggio sul piano della salute. Il modello prevede un premio nominale, cioè ciascun cittadino sopra 18 anni residente da oltre 4 mesi nei Paesi Bassi deve pagare alla compagnia assicurativa, scelta nel libero mercato, circa 150-160 euro al mese. Poi, secondo punto, la metà dei costi del sistema è sostenuta dai datori di lavoro, che versano una percentuale del loro reddito in un fondo centralizzato. Terzo, il sussidio sanitario,
Cioè, al fine di proteggere le fasce più deboli, lo Stato eroga loro un sussidio su base mensile per equilibrare la spesa che quel cittadino affronta nel pagare il premio assicurativo, abbiamo detto, sui 150-160 euro. I minori di 18 anni sono invece interamente a carico dello Stato. Il quarto punto è il cosiddetto Eigenrisiko. cioè la franchigia obbligatoria. Sarebbe un aggiustamento introdotto dopo 2 anni. La franchigia obbligatoria impone a ogni assicurato di pagare personalmente, cioè di tasca propria, le prime spese sanitarie ogni anno. Questo aggiustamento ha creato, a dire il vero, dei problemi ai cittadini meno abbienti. Praticamente i primi 385 euro che costi di cure un paziente ogni anno, il paziente se li deve pagare da solo. Ma qual è la ratio di questa modifica al sistema? Si è cercato di mettere sotto controllo il cosiddetto azzardo morale. Mi spiego meglio. Nei sistemi totalmente gratuiti all'accesso, il cittadino non è in grado di tenere conto, non percependone l'entità, del costo reale della prestazione che si aspetta, escluso il medico di base per evitare di sminuire l'indispensabile prevenzione primaria. Dopo questi primi 385 euro annuali torna a coprire tutto l'assicurazione. L'idea è sulla carta molto semplice: se sai che stai spendendo soldi tuoi ci pensi 2 volte. È esattamente la differenza tra un ristorante à la carte e un all you can eat. Al buffet riempi il piatto anche di cose che non ti vanno, che non ti servono, perché tanto hai già pagato. Al ristorante normale, prima di ordinare, ti fai una domanda: mi serve davvero? Mi ci va? Ecco cosa si aspettavano di ottenere: meno richieste ridondanti, meno esami inutili, meno sprechi e un sistema più sostenibile per tutti. Si è cercato un equilibrio tra tutte le parti in gioco. Sei obbligata ad assicurarti, ma le assicurazioni non possono rifiutarti e non possono chiederti di più perché sei anziano o malato. Lo Stato, tuttavia, compensa le compagnie che si ritrovano con pazienti più costosi e la franchigia dovrebbe ridurre gli sprechi tenendo sotto controllo i premi mensili. Sulla carta, perfetto. Nella realtà, qualche crepa è apparsa subito. Prima crepa: i più poveri non si curano. Sapere che i primi 385 euro li paghi tu non spinge tutti a fare prevenzione, spinge molti a rimandare, ad aspettare, a sperare che passi da solo fino a quando non passa più. Seconda crepa: i medici fanno meno i medici. Paradossalmente in un sistema privato e concorrenziale la burocrazia è esplosa. Poche grandi compagnie assicurative si sono spartite il mercato e i medici passano ore a convincerle della necessità di ogni singola prescrizione, ogni piano di cura, ogni farmaco. Il risultato? Alcuni medici evitano certe cure non per ragioni cliniche, ma per non dover affrontare ore di pratiche. La frustrazione è alta da entrambe le parti. Una delle soluzioni che probabilmente il governo cercherà di implementare per risparmiare il tempo dei medici professionisti, oggi al 40% circa impiegato per lavori burocratici, il tempo, sarà quella di adoperare l'intelligenza artificiale per la parte legata alle scartoffie che le assicurazioni chiedono ai medici stessi in relazione con le cartelle cliniche del paziente, delle quali è stata avviata una massiccia digitalizzazione. La terza crepa è forse la più grave, o forse no: la salute mentale. Se hai bisogno di un intervento urgente o di radioterapia, l'Olanda è un'eccellenza assoluta. Ma se hai bisogno di uno psicologo o di uno psichiatra, liste di attesa lunghe. Il Covid ha lasciato ferite profonde, soprattutto nei giovani, e il sistema non è attrezzato per rispondere. Insomma, ogni sistema sanitario ha le sue crepe, intendiamoci, il nostro, il loro, quasi tutti. La perfezione non esiste, ma capire dove e perché i sistemi si inceppano, quello sì, vale la pena di farlo. Quindi siamo al punto in cui la politica olandese, dopo 20 anni dall'introduzione del sistema e con gli aggiustamenti introdotti, pare aver individuato i problemi chiave. Il primo è la già menzionata franchigia obbligatoria. Il contenere i costi non necessari avrebbe garantito un costo mensile per tutti inferiore, e questo era il vero obiettivo. Tutto ciò senz'altro è in parte riuscito, ma allo stesso tempo ha colpito un segmento della popolazione più debole, che per non pagare questi 385 euro di costo iniziale, pur avendo magari una diagnosi assodata e cure iniziate, le sospendono proprio per la non possibilità di pagare queste cifre e dunque si ritrovano con malattie avanzate o fuori controllo per via delle cure intempestive. Se si abbassa questa tassa, come propongono e come probabilmente accadrà, le compagnie assicurative, chiaramente, nonostante le correzioni da parte dello Stato che la legge prevede, si troverebbero con costi di molto aumentati e che farebbero in larga parte ricadere proprio sulla cifra mensile che ogni residente deve corrispondere.
Diverrebbe un gioco dei bussolotti, diminuirebbe il costo per gli ammalati e aumenterebbe il costo per il resto dei cittadini, ammalati inclusi. L'altro problema, come detto, è quello legato alle circostanze di salute mentale. Il ragionamento è il seguente: stante che nel mercato è il profitto a muovere gli ingranaggi, accade che ad esempio un intervento veloce e chirurgicamente non complesso venga erogato senza difficoltà sia dagli ospedali che dalle assicurazioni. I problemi invece legati alla depressione o quelli psichiatrici articolati, che per la loro stessa natura richiederebbero attenzione a lungo, vengono non dico ignorati, ma certamente messi in secondo piano, col risultato non voluto di mesi di attesa per molte persone che avrebbero più o meno urgentemente bisogno di parlare con lo psicologo o con uno psichiatra. Le stesse istituzioni olandesi hanno prodotto un report pubblico secondo il quale nelle problematiche articolate il sistema del mercato privato, seppur con correzioni e tutele dello Stato, non avrebbe funzionato come ci si aspettava. Confrontando i Paesi Bassi con Stati Uniti, Regno Unito, Italia e Spagna, possiamo identificare 4 archetipi di assistenza sanitaria, ciascuno caratterizzato da un compromesso tra equità, efficienza, libertà di scelta e controllo della spesa. I Paesi Bassi e gli USA hanno in comune il delegare l'impianto delle cure mediche nazionali ad assicurazioni private operanti sul libero mercato. Partono, tuttavia, da assunti di fondo del tutto differenti. Nonostante il cosiddetto Obamacare abbia in piccola parte corretto il problema, gli USA continuano a gravitare su un sistema detto multipayer frammentato, il quale porta, dati alla mano, alla ben nota bancarotta medica. Tornando alla metafora del ristorante, il locale è piuttosto caro e totalmente à la carte, su ordinazione, senza alcun menù fisso e per questo se sei ricco e hai un'assicurazione special ricevi cure speciali. Se hai un'assicurazione normal ricevi cure normali. Se non hai assicurazione non ricevi cure, non mangi. Certo, per gli anziani e i molto poveri ci sono le agenzie specifiche che abbiamo menzionato prima, ma chiunque altro è in una giungla. Il paradosso è che spendono una cifra altissima pro capite, il 18% del PIL nel 2024, con proiezioni al 20% entro il 2033, ma hanno un'aspettativa di vita inferiore agli altri paesi sviluppati, mentre il debito medico è la prima causa di bancarotta personale. E qui subentrano le differenze coi Paesi Bassi, i quali, nonostante i problemi che col tempo si sono evidenziati, dimostrano che il sistema privato nella sanità pubblica funziona solo se lo Stato interviene con regole severe e con spese di compensazione, le quali sono tuttavia inferiori a quelle che gli USA spendono per l'assistenza ai soli poveri e anziani, che per contro nel sistema olandese sono parificati agli altri cittadini seppur con sovvenzioni ad personam in base al reddito e alle condizioni patrimoniali. Insomma, il sistema olandese è, come avete visto, estremamente sofisticato, nonostante le problematiche che sono affiorate con una spesa intorno al 10-12% del PIL, garantisce un'aspettativa di vita simile a quella degli altri sistemi europei e non crea situazioni di bancarotta sanitaria dei cittadini. Per comprendere il sistema sanitario nazionale del Regno Unito, basti pensare che l'NHS è il sistema del paese che ha inventato il modello Beveridge. Come detto prima, il modello Beveridge, che è anche il nostro, prevede un finanziamento tramite le tasse di tutti, ovvero la fiscalità generale. Gli ospedali sono dello Stato e i medici operano o come dipendenti pubblici o a contratto in regime di monopolio. Tutti i residenti possono accedere, poveri o ricchi che siano. Ma tornando al ristorante, sarebbe come se lo Stato negli anni, coi tagli della politica, avesse tagliato i fondi destinati alle spese della cucina. Tradotto, il cibo è decente, ma la fila fuori dal ristorante è enorme. Se hai un problema acuto o rischi la vita ti salvano, ma un intervento programmato può attendere anche mesi se non anni. Il problema e il punto di caduta nei sistemi Beveridge è infatti il sottofinanziamento da parte della politica. A parte questo, garantisce un'equità finanziaria totale. Il problema sono le lunghe liste di attesa e un sovraffollamento degli ospedali, col risultato di una percentuale di soddisfazione al 26% nel 2025, in timida risalita dal minimo storico del 21% toccato nel 2024. Ma comunque lontana dai livelli pre-pandemia, quando si attestava intorno al 60%.
Nei Paesi Bassi il cittadino, se non è soddisfatto delle cure ricevute o non ricevute, può cambiare compagnia assicuratrice e in questo modo la concorrenza diminuisce il disservizio. Tuttavia i sistemi Beveridge non hanno la quota di cittadini che rinunciano alle cure e dunque c'è da vedere come proveranno a far quadrare le cose. Poi ci sono l'Italia e la Spagna, due paesi latini, due sistemi Beveridge, due storie molto diverse. La Spagna ha probabilmente il sistema Beveridge più funzionante in Europa oggi e certamente lo è tra quelli latini. La cosa interessante è che è partita dopo di noi. Il loro sistema sanitario nazionale nasce per ragioni storiche e di emancipazione solo nel 1986. Quel ritardo si è trasformato in un vantaggio. Hanno potuto costruire le cose da zero senza eredità da gestire. L'Italia invece, quando nel 78 è entrata nel sistema Beveridge, si è ritrovata in dote gli ospedali delle vecchie casse mutua, strutture esistenti, logiche preesistenti e diseconomie già radicate. Poi è arrivata la riforma del titolo quinto, devolvendo la sanità alle regioni. Idea in sé non sbagliata. Le differenze territoriali esistono ed è giusto riconoscerle, ma quando un'idea giusta venga applicata con integralismo, il risultato può essere letteralmente disastroso. Oggi in Italia abbiamo 21 sistemi sanitari differenti. Al nord gli ospedali di eccellenza reggono il confronto con i migliori ospedali olandesi ed europei. Al sud alcune strutture faticano a raggiungere persino una media accettabile. Il risultato? Il turismo sanitario interno. Ci sono migliaia di persone che si spostano da sud a nord per curarsi, pagando di tasca propria spostamenti, soggiorni e tutto il resto. Oppure, un po' in tutto il paese, chi può si rivolge al privato solo per tagliare liste di attesa altrimenti infinite. E sono le liste di attesa ad essere il problema principale, ancora prima del divario nord-sud, perché anche al sud esistono centri di eccellenza. Il vero nodo è l'accesso, i tempi, la frammentazione. In Olanda, per fare un confronto diretto, la polizza base è uguale per tutti. Le cure erogate a Rotterdam o nel più piccolo villaggio della Frisia sono dello stesso livello. In Italia questo è ancora un obiettivo e non una realtà. E la Spagna? Anche lei è decentralizzata, anzi forse lo è ancor più dell'Italia con 17 comunità autonome, ma ha un asso nella manica che l'Italia non ha. Consejo Interterritorial. Un organo centrale potente che coordina tutto il sistema. Un unico centro di spesa per l'acquisto di farmaci, apparecchiature e consumabili varie che nel frattempo tiene insieme le parti. Tuttavia non si tratta solo di governance, i medici non lavorano da soli, con specialisti isolati assieme ai pazienti nel loro reparto. Hanno invece team multidisciplinari, medici di base, infermieri e specialisti che lavorano in concerto. Soprattutto nella medicina preventiva, questo approccio evita ospedalizzazioni non necessarie e intercetta i problemi prima che diventino troppo gravi. Il risultato è misurabile: soddisfazione dei pazienti al 62% in Spagna contro il 44% di quelli italiani. Spagna e Italia spendono percentuali tutto sommato simili del PIL, circa il 6-8% in Italia in base alla regione più o meno, chiamiamola, virtuosa, e circa il 10% in Spagna. Entrambi i paesi hanno aspettative di vita tra le più alte al mondo, ma il modo in cui gestiscono il denaro pubblico è profondamente diverso. C'è un ultimo elemento che in Italia pesa tantissimo e in Spagna molto meno. Più centri di spesa regionali significa più difficoltà di controllo, prezzi peggiori per farmaci e attrezzature, clientelismo e, diciamolo chiaramente, un rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata che là dove il controllo è locale e frammentato trova sempre terreno fertile. In Spagna, sia per una digitalizzazione fatta da subito che per fascicoli clinici condivisi a livello regionale, la corruzione sistemica è di minore impatto. C'è un aspetto che non abbiamo toccato. Cosa succede in Olanda ai disoccupati o inoccupati che siano? L'Olanda non è rimasta ferma al Bismarck puro, sono arrivati i Provo e i movimenti immaginativi degli anni 60 e l'Olanda mutò aspetto. La solidarietà entrò nel sistema e con essa una scelta precisa: il diritto alle cure non dipenderà più dall'avere un lavoro. Un disoccupato paga lo stesso di un manager, ciò nonostante 150 euro al mese senza un reddito restano un problema reale. E qui interviene lo Stato con un sussidio sanitario diretto se il tuo reddito è sotto una certa soglia.
o è zero, ricevi ogni mese un contributo per coprire il premio assicurativo, un trasferimento verticale ad personam, calibrato sul bisogno, con un solo vincolo, il cosiddetto means testing, ovvero l'accertamento del reddito e del patrimonio del nucleo familiare. Il punto di caduta di nuovo torna a essere la famigerata franchigia obbligatoria, dalla quale neppure i disoccupati sono esentati e dunque, per non poter pagare o non poterlo fare in una sola volta i 385 euro, non accedono alle cure, o almeno non finché non stiano così male da poter passare dalla membrana che i pronto soccorso rappresentano. Non esistendo la perfezione, se non come per l'infinito sotto forma di tendenza, non esiste un sistema sanitario perfetto e pronto all'uso. Non esiste e probabilmente non esisterà mai. I Paesi Bassi, con la loro riforma del 2006, hanno sperimentato una soluzione geniale e audace: prendere un sistema di mercato privato, quello che in America produce bancarotte sanitarie a catena, e costringerlo con regole severe a funzionare come un servizio universale. Ci sono riusciti? In parte. In parte sì, perché nessun cittadino olandese può essere rifiutato da un'assicurazione né pagare di più perché è malato o anziano. Sì, anche perché lo Stato interviene con sussidi diretti per chi non può permettersi il premio. E sì, infine, perché la concorrenza tra assicurazioni, seppur imperfetta, dà al paziente insoddisfatto una via d'uscita: cambiare compagnia. Ma anche no, perché la franchigia obbligatoria, nata per responsabilizzare, finisce per escludere proprio i più fragili. No, perché la burocrazia in un sistema di mercato privato è esplosa, rallentando il lavoro e rubando ai medici quasi un 40% del loro tempo. No, anche perché la salute mentale, un aspetto meno redditizio nel mercato delle cure, resta un problema. E allora cosa possiamo desumere da un modello di questo tipo? Il modello olandese insegna che la politica può essere una cosa molto seria, quella che non urla sui social ma studia, sperimenta, corregge, e che possa e sappia mettere in campo soluzioni sofisticate. Ci insegna che un paese piccolo con una storia calvinista e mercantile può costruire un welfare che bilancia libertà individuale e solidarietà collettiva. Ci insegna, come è evidente, che ogni modello porta con sé pregi e difetti, ed anche che il compito della buona politica non è il trovare la soluzione perfetta, ma riconoscere in tempo dove il sistema si stia inceppando, trovando poi il coraggio e la leadership democratica per correggere. L'Italia e Paesi Bassi sono purtroppo e per fortuna per entrambi posti diversi, storia diversa, cultura diversa, economia diversa. Il loro sistema non è il nostro non è il loro, ma confrontarci davvero, non ideologicamente, può aiutarci a capire cosa funziona e cosa no, perché alla fine, dopo la libertà, la salute è forse il diritto più importante da difendere. La tanto declamata sicurezza è un sottinsieme e una precondizione al contempo di entrambe, e un paese si definisce anche, e forse soprattutto, per le sue carceri e dai suoi ospedali. Noi intanto continueremo a guardare oltre i nostri confini, perché da ogni paese c'è qualcosa da imparare, e la Hollow Land, con tutti i suoi paradossi, resta un laboratorio politico-amministrativo che vale la pena di osservare da vicino. Grazie e a presto, un insieme di sassate.